He's called Danny. Right. He's like a dog. He's like in the beginning. Right. In the He's like a beginning. dog. He's like a mad dog who just knows how to fight. Yeah, he only know how to hurt people. But Right. Vi siete mai chiesti cosa pensassero l'uno dell'altro i più grandi personaggi della storia? Jet Li, uno degli artisti marziali più famosi e ammirati, ha finalmente rotto il silenzio sul suo leggendario predecessore, Bruce Lee. Per anni i fan hanno fatto paragoni tra i due, ma Jet Li non è mai stato coinvolto in questo dibattito. Tuttavia, di recente ha rivelato una verità sorprendente che ha scioccato il mondo. Siete curiosi di sapere cosa ha detto su Bruce Lee? Scoprite la sorprendente storia in questo video. La Fondazione Arti Marziali Condivise. Jet Li e Bruce Lee sono due dei più abili artisti marziali mai apparsi sul grande schermo. Entrambi si sono dedicati alle arti marziali, nonostante le loro tecniche fossero diverse l'una dall'altra. Fin da piccolo, Jet Li ha iniziato ad allenarsi nel Wushu, raggiungendo i più alti livelli di competizione e diventando campione nazionale in Cina. Il Jeet Kune Do, invece, è un'arte marziale fondata da Bruce Lee. È caratterizzata dall'enfasi sull'efficienza e sulla flessibilità. Entrambi questi signori hanno dedicato la loro intera vita a perfezionare la loro arte, esercitandosi sempre per diventare maestri delle loro mosse. Nonostante Jet Li abbia parlato solo raramente di Bruce Lee, è difficile non notare i parallelismi che esistono tra i loro rispettivi percorsi. Entrambi erano più che semplici star d'azione. Erano maestri del loro mestiere, che si spingevano continuamente al limite delle loro capacità per dimostrare le arti marziali nel modo più efficace possibile. In the meantime, rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni. C'è ancora molto da imparare. Le riprese delle arti marziali sono state radicalmente modificate da Bruce Lee. Prima del suo arrivo, le sequenze di arti marziali nei film erano lente o troppo drammatiche. Non solo ha portato sullo schermo velocità e precisione, ma ha anche aggiunto metodi di combattimento autentici. Non c'era nessuno che potesse eguagliare la sua presenza e i suoi movimenti erano esplosivi. Stava dimostrando che le arti marziali potevano mostrare bellezza e forza allo stesso tempo. Il suo film The Big Boss, uscito nel 1971, lo catapulta in cima al box office di Hong Kong. Nel 1972 apparve in Fist of Fury, che spinse la sua fama a un livello completamente nuovo. Tuttavia, è stato Enter the Dragon, uscito nel 1973, a renderlo un fenomeno. È una grande tragedia che sia morto poco prima della prima di quel film, ma l'effetto di quel film ha fatto sì che la sua eredità non sia mai stata dimenticata. Grazie soprattutto all'impatto di Bruce Lee, il settore dei film di arti marziali era già molto importante quando Jet Li iniziò la sua carriera nell'industria cinematografica negli anni '80. Tuttavia, Jet Li aveva un proprio talento. Jet Li possedeva movimenti precisi, controllati e squisiti, in contrasto con Bruce Lee, che possedeva un'energia più simile a quella dei combattimenti di strada e della forza bruta. Questo è il risultato dei suoi anni di allenamento nel Wushu a scopo agonistico. Dopo aver interpretato la sua prima parte significativa al tempio Shaolin, è diventato una figura molto conosciuta in Cina. Grazie all'enorme popolarità del film, molte persone hanno potuto sperimentare per la prima volta il vero Kung Fu Shaolin. Mentre i ruoli di Bruce Lee erano tipicamente combattenti solitari, Jet Li interpretava spesso eroi storici, guerrieri e monaci che esemplificavano disciplina e onore, seguendo le orme di Bruce Lee. Ma con il suo stile unico, Jet Li è diventato uno degli artisti marziali più famosi al mondo con il progredire della sua carriera e della sua professione. È stata la sua interpretazione in C'era una volta in Cina, negli anni '90, a consacrarlo come una leggenda, soprattutto nel mondo del cinema di Hong Kong. Ha dimostrato la sua straordinaria velocità, flessibilità e padronanza delle antiche arti marziali cinesi, interpretando il ruolo di Wong Fei Hong, un grande eroe popolare cinese. I suoi movimenti erano fulminei e acrobatici, spesso caratterizzati da un gioco di fili che dava l'impressione di essere quasi sovrumano. Si trattava di una tecnica diversa rispetto allo stile di combattimento violento e radicato per il quale Bruce Lee era noto. D'altra parte, entrambi avevano un obiettivo comune: far conoscere le arti marziali al pubblico nel modo più emozionante possibile. Tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, Jet Li si è trasferito a Hollywood, seguendo le orme di Bruce Lee, che aveva fatto la stessa cosa nei primi anni '70. Il suo debutto nell'industria cinematografica hollywoodiana avviene con il personaggio dell'antagonista nel film Arma Letale 4.
in cui interpreta un pericoloso criminale cinese che parla poco ma ruba ogni scena in cui si trova. La folla fu colta di sorpresa dalla sua rapidità e precisione, poiché non aveva mai assistito a nulla di simile. È stato grazie a questo ruolo che è riuscito ad affermarsi come attore protagonista a Hollywood, proprio come Enter the Dragon aveva fatto per Bruce Lee molti anni prima. Insieme ad Alia, Jet Li ha fatto il suo debutto nell'industria cinematografica hollywoodiana con il film Romeo deve morire, in cui ha interpretato il ruolo principale. Quando un artista marziale cinese è stato ritratto come un eroe d'azione hollywoodiano mainstream, è stato uno dei primi casi in cui ciò è accaduto. Tragicamente, Bruce Lee ha tentato di fare qualcosa di simile con Il Calabrone Verde negli anni '60 e successivamente con Enter the Dragon, ma i suoi sforzi non hanno avuto successo. Jet Li, invece, ha avuto l'opportunità di portare avanti ciò che Bruce aveva iniziato, dimostrando che gli artisti marziali cinesi potevano essere più che semplici personaggi di supporto o antagonisti nei film di Hollywood. Sia Bruce Lee che Jet Li hanno acquisito lo status di icone culturali, rappresentando le arti marziali e la filosofia cinese su scala mondiale. Bruce Lee non è stato solo un combattente, ha anche tenuto lezioni sulla necessità di migliorare se stessi, di abbattere gli ostacoli e di scoprire il proprio percorso di vita. Soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, quando si è concentrato su ruoli che sottolineavano la disciplina, la moralità e il significato più profondo delle arti marziali. Jet Li ha trasmesso un messaggio molto simile a questo. Il suo film Fearless, uscito nel 2006, era un omaggio al concetto di arti marziali. Dimostrava che il vero potere non consiste solo nel combattere, ma anche nel praticare l'autocontrollo e l'intelligenza, cosa in cui anche Bruce Lee credeva veramente. L'influenza di Bruce Lee è visibile in ogni aspetto degli attuali film di arti marziali, compresa la carriera di Jet Li. Sebbene Jet Li non sia mai stato il tipo da fare dichiarazioni forti sulle sue influenze, è evidente che l'eredità di Bruce Lee vive in ogni aspetto del cinema di arti marziali moderno. Che si tratti di sfondare a Hollywood, di presentare le arti marziali a un nuovo pubblico o di incoraggiare milioni di persone a praticare le arti marziali. Bruce Lee ha fornito le basi su cui Jet Li e un gran numero di altri individui si sono sviluppati. L'entusiasmo è alle stelle e le cose stanno per cambiare in meglio. Confronto tra Bruce Lee e Jet Li. Sebbene sia Bruce Lee che Jet Li siano considerati delle leggende nel campo delle arti marziali, i loro metodi di combattimento non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Quando si trattava di efficienza, potenza e velocità, Bruce Lee era tutto un programma. Secondo lui, era uno spreco di energia impegnarsi in movimenti che non erano essenziali. I movimenti utilizzati da Bruce Lee erano potenti e diretti e avevano lo scopo di porre fine a una battaglia il più rapidamente possibile. Questo si può vedere molto chiaramente nei suoi film. Per lui era importante dimostrare la sua forza grezza e la verità della guerra nelle sue sequenze di combattimento. Credeva che un combattente dovesse essere flessibile e capace di incorporare le tecniche più efficaci da una varietà di arti marziali piuttosto che aderire a tradizioni rigide. Questo era il fondamento della sua metodologia Jeet Kune Do. D'altra parte, Jet Li proviene da un background completamente diverso rispetto al resto del pubblico. Si è formato nel Wushu, un tipo di arti marziali cinesi caratterizzate da un alto livello di disciplina e di espressione creativa. Il modo in cui Bruce Lee affronta il combattimento in strada è diverso dal Wushu, che enfatizza l'equilibrio, l'agilità e l'eleganza. Le azioni di Jet Li sono così fluide da sembrare quasi passi di danza, i suoi calci. Le sue rotazioni e i suoi salti sono così fluidi da sembrare quasi passi di danza. I combattimenti che esegue nei suoi film sembrano essere quasi senza sforzo, come se scivolasse attraverso lo scontro. Il suo approccio è caratterizzato da destrezza e controllo. Questo dà l'impressione che le sue sequenze d'azione siano più simili a opere d'arte che a combattimenti da strada. Entrambi i loro metodi di combattimento si distinguevano l'uno dall'altro, così come le loro personalità. Bruce Lee era un individuo sfacciato e schietto. Non aveva problemi a esprimere i suoi pensieri, che si trattasse di infrangere le barriere, di filosofia o di arti marziali. Non aveva paura di dire quello che pensava. Non ha mai smesso di approfondire il significato più profondo del combattimento, spiegando che le arti marziali non riguardano solo i colpi e i calci, ma anche lo sviluppo dell'individuo.
Durante le interviste spiegava con coraggio perché le arti marziali tradizionali dovevano adattarsi e perché i combattenti dovevano essere liberi da forme rigide. Ha continuato a rilasciare altre interviste. Nonostante ciò, Jet Li è sempre stato molto più riservato di altre persone. Non solo non parla tanto della sua filosofia, ma non cerca nemmeno di sfidare il mondo delle arti marziali come ha fatto Bruce Lee. Piuttosto, lascia che la sua arte parli da sola. Tra le tante cose che differenziano le persone l'una dall'altra, c'è il loro credo spirituale. Sebbene Bruce Lee avesse una profonda comprensione filosofica, non era affiliato a nessuna fede. Una combinazione di taoismo, buddismo e concetti occidentali costituiva la sua visione filosofica. Credeva fermamente nella necessità di migliorare se stessi e di perseguire la propria strada. Jet Li, invece, è un appassionato buddista. Sia la sua prospettiva sulle arti marziali che la sua visione della vita in generale sono state influenzate dal suo credo buddista. Invece di concentrarsi sul dominio dell'avversario, vede le arti marziali come un mezzo per sviluppare l'autodisciplina e mantenere l'equilibrio. Negli ultimi anni della sua carriera, questo è diventato ancora più evidente nei film che ha scelto di interpretare, dove ha spesso interpretato personaggi che privilegiavano la pace rispetto allo scontro. È per questo motivo che ha attribuito un valore così alto a un film come Fearless. Non era solo un film d'azione. Era una manifestazione delle sue convinzioni. All'inizio degli anni 2000 Jet Li si era già fatto una reputazione nel mondo dello spettacolo. Sebbene avesse già raggiunto il successo nell'industria cinematografica cinese, ora stava passando a un palcoscenico molto più significativo. Si tratta del suo primo film hollywoodiano importante, e fu Arma Letale 4. Che lo presentò agli spettatori occidentali come un cattivo silenzioso ma letale. Successivamente è apparso in Romeo deve morire, in cui ha interpretato il ruolo principale con Aaliyah, dimostrando di essere in grado di essere più che un semplice antagonista. Nello stesso periodo ha avuto un ruolo da protagonista in The One, un film d'azione di fantascienza che gli ha dato l'opportunità di sperimentare vari metodi di combattimento. Il film combinava arti marziali tradizionali con effetti visivi che ricordavano Hollywood. Nel corso di questo periodo, Bruce Lee era già scomparso da circa 30 anni, eppure la sua eredità era più potente che mai. I film sulle arti marziali erano ovunque e Hollywood era più entusiasta che mai di abbracciarle. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, ci fu un'ondata di film sulle arti marziali che vennero distribuiti al pubblico popolare. Jackie Chan aggiungeva il proprio approccio comico ai film d'azione hollywoodiani nello stesso momento in cui film come Matrix prendevano fortemente in prestito la filosofia di Bruce Lee. Un'ulteriore dimostrazione di quanto Bruce Lee abbia influenzato lo sviluppo del cinema di arti marziali è data dal fatto che Jet Li entrava in un campo che era stato precedentemente influenzato da Bruce Lee. Non perdetevi la scena seguente, che renderà le cose molto più affascinanti di quanto non siano già. Jet Li ha rivelato Bruce Lee nel suo discorso. Jet Li non è mai stato uno che si vanta dei propri successi, ma quando finalmente ha parlato di Bruce Lee, non si poteva negare l'adorazione che aveva per lui. Il fatto che Bruce non fosse semplicemente un altro artista marziale è stato reso molto evidente da lui stesso. Era una forza potente che dava a tutto una nuova forma. Jet concorda sul fatto che le cose sarebbero state molto più difficili per lui se Bruce non avesse fatto parte della sua vita. In passato, Bruce aveva la capacità di aprire porte che altri, compreso lui stesso, potevano solo immaginare di aprire. È possibile che un artista marziale cinese possa essere il regista di un film di Hollywood? Fino all'arrivo di Bruce, questa era una possibilità inimmaginabile. Poiché Bruce aveva combattuto quei combattimenti decenni prima, l'industria era già pronta ad accogliere una star d'azione asiatica quando Jet arrivò a Hollywood. Ciò era dovuto esclusivamente al fatto che Bruce aveva combattuto quelle guerre. Ma l'apertura delle porte non era l'unica cosa da fare. La cruda fisicità che Bruce trasmetteva sullo schermo era qualcosa che Jet non poteva ignorare. Egli definì la velocità e la forza di Bruce rivoluzionarie, affermando che non erano mai state viste prima. Era necessario che i registi regolassero il ritmo affinché gli spettatori potessero comprendere correttamente ciò che stava accadendo. Prima di prendere i suoi movimenti, gli stuntman si tennero pronti perché i movimenti di Bruce non erano solo di facciata, ma colpivano davvero forte nonostante l'apparenza. Jet Li non ha mai cercato di competere con nessun altro. Nonostante fosse lui stesso piuttosto veloce e preciso,
Bruce Lee è stato definito una forza della natura da Jet Li, che ha anche lodato le doti fisiche di Bruce Lee. I movimenti che Bruce Lee eseguiva erano diversi da qualsiasi cosa il mondo avesse mai visto prima. Poiché i suoi movimenti erano così rapidi, i registi dovettero rallentare il filmato per garantire che gli spettatori potessero vederli chiaramente. Jet Li ha sempre ammesso che l'esplosività di Bruce Lee era di un altro livello, nonostante sia un maestro a tutti gli effetti. Prima di Bruce, le arti marziali erano viste come un'eredità misteriosa e antica o come qualcosa che apparteneva alle scuole di Kung Fu. Bruce ha cambiato entrambe le percezioni. Bruce le ha trasformate in qualcosa di applicabile ovunque. Non solo lo ha fatto apprezzare come metodo di combattimento, ma lo ha anche reso rispettabile come mentalità e stile di vita. Questo significato si è esteso ben oltre il campo cinematografico, poiché ha avuto un effetto su una generazione dopo l'altra. Jet ne era profondamente consapevole, poiché, a suo modo, lavorava per lo stesso obiettivo. Entrambi avevano lo stesso obiettivo, dimostrare al mondo lo splendore delle arti marziali cinesi. Entrambi i loro metodi erano, senza dubbio, molto diversi l'uno dall'altro. Jet ha sempre posto l'accento sulla fluidità e sull'eleganza del wushu, in contrasto con l'approccio di Bruce, che era piuttosto diretto ed efficiente. Dato che i loro approcci alle arti marziali erano drasticamente diversi, non cercò mai di imitare Bruce. Quando si trattava di vincere un combattimento, Bruce si impegnava ad abbattere le tradizioni e a scoprire il metodo più rapido ed efficace per ottenere la vittoria. Cosa pensa delle dichiarazioni di Jet Li su Bruce Lee? Il One Inch Punch, spesso noto come One Inch Punch di Bruce Lee, è la manovra più famosa nella storia delle arti marziali professionali. Come suggerisce il nome, il One Inch Punch è una tecnica che viene utilizzata dagli artisti marziali a una distanza piuttosto ravvicinata, già negli anni 60. Il One Inch Punch di Bruce Lee iniziò a suscitare l'attenzione internazionale. Questo sviluppo avvenne circa 10 anni prima dell'ascesa di Lee alla popolarità come celebrità mondiale delle arti marziali. Quando Lee lo eseguì al Beach Karate National Championship, si guadagnò molta attenzione e divenne famoso. In quel periodo, il mondo delle arti marziali gli prestò molta attenzione. Nel periodo in cui la fama di Lee stava crescendo, ci fu un significativo picco di interesse per il suo One Inch Punch. Lee è tuttora il più noto praticante di questa tecnica, nonostante sia stato lui a renderla così nota da essere utilizzata da numerosi e famosi artisti marziali che praticano altri stili di Kung Fu. Avere un occhio vigile. Nel corso della narrazione si avverte un crescente senso di intrigo. L'idea del One Inch Punch non è nata da un giorno all'altro nel 1964, ma è stata ispirata dalle arti marziali cinesi in generale e dall'allenamento che ha seguito da giovane. La competenza di Lee nelle arti marziali iniziò negli anni 50, quando iniziò ad allenarsi con il gran maestro Wing Chun. Wing Chun è stato colui che ha gettato le basi per l'interpretazione di Lee del Kung Fu, che è noto come Jeet Kune Do. Poiché il Wing Chun è uno stile di combattimento adatto agli scontri ravvicinati, le basi del One Inch Punch derivano dalla sua teoria. Grazie al suo addestramento nel Wing Chun, Lee conosceva già le tecniche adatte al combattimento ravvicinato. Prima che One Inch Punch venisse mostrato al grande pubblico, James DeMille, che fu allievo di Bruce Lee, offrì alcune informazioni sul processo artistico utilizzato da Lee per creare il film. L'accusa che gli rivolgeva era che Lee avesse prodotto una versione migliorata di una manovra del Wing Chun già nota in precedenza. Poiché Lee riteneva che la tecnica avrebbe avuto più successo se fosse stata eseguita da una distanza più ravvicinata, sperimentò una serie di posizioni e angolazioni nel tentativo di abbreviare il metodo. Dopo qualche tempo, scoprirono una combinazione vincente. I successi di Lee possono essere attribuiti a diversi fattori, tra cui l'accuratezza, l'eccellente esecuzione, la rapidità, che è una qualità significativa per la quale l'attore è attualmente noto, e l'angolazione precisa con cui lo ha eseguito. La velocità con cui Bruce Lee eseguiva il suo One Inch Punch è uno dei motivi per cui così pochi artisti marziali sono riusciti a imitarlo così bene. Questo è anche uno dei motivi per cui è così potente. Per quanto riguarda la crescita di Lee come artista marziale, l'influenza più significativa fu l'allenamento di Wing Chun che ricevette. Lee, allora sedicenne, iniziò ad allenarsi nel Wing Chun sotto la guida di Ip Man tra la seconda metà del 1956 e la prima parte del 1957.
Le lezioni regolari di Ip consistevano in una varietà di attività, tra cui sparring libero, esercitazioni con le mani di bastone, pratica della formazione e metodi che coinvolgevano manichini di legno. Il calendario previsto non fu seguito dalle lezioni. A partire dal 1956 e fino al 1958, Edward, che era l'allenatore della squadra di boxe del St. Francis Xavier's College, fornì a Lee un allenamento di pugilato. Durante la finale del campionato di pugilato della scuola di Hong Kong nel 1958, Lee ottenne una vittoria per KO contro Gary Helms, all'epoca campione in carica. Muhammad Ali, campione di pesi massimi, ha avuto una grande influenza su Lee dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti. Negli anni 60, Lee poté osservare i movimenti di Ali e incorporarli nel suo stile di combattimento. Lee era un sostenitore della partecipazione agli allenamenti di arti marziali miste e aveva una cura particolare. Oltre che da Jean Labelle, Lee ricevette lezioni da diversi praticanti di judo a Seattle e in California. Tra questi, Fred Sato, Jesse Glover, Taki Kimura, Hayward Nishioka e Wally J. Lee passava tanto tempo a studiare quanto a insegnare, e un numero significativo dei suoi primi studenti era addestrato nel judo e in altre forme di arti marziali. Labelle e Lee sono diventati amici quando stavano lavorando a The Green Hornet. Lee si offrì di insegnare a Labelle delle abilità in cambio dello studio delle tecniche di presa. Labelle accettò l'offerta. Strategie di Lee per la lotta. Alcuni importanti grappler, come Luthez e Ed Lewis, hanno insegnato a Labelle l'arte del catch wrestling. Inoltre, il Tao of Jeet Kune Do di Lee contiene tecniche essenziali sia per il judo che per il catch wrestling. Anche Jihan Jia, istruttore di Hapkido, lo ha istruito in diverse tecniche di lotta. Il commento più significativo che Lee fece sull'inefficacia del judo, secondo Glover, riguardava la capacità di afferrare l'avversario. Glover offrì a Lee una dimostrazione di Osotogari durante il loro primo allenamento. Sebbene Lee ritenesse che si trattasse di una tecnica decente, non apprezzò il fatto che Glover dovesse aggrapparsi a Lee per eseguire la tecnica. Vivere a Seattle fornì a Lee l'opportunità di acquisire le abilità necessarie. Nonostante ciò, Lee espresse a Labelle il desiderio di includere il judo nel suo metodo di combattimento. Come parte del suo allenamento di Jeet Kune Do, utilizzava movimenti di judo, in particolare lo Osotogari. In molti dei suoi film, Lee ha mostrato delle manovre, come nel film Way of the Dragon. A causa del fatto che non aveva un aspetto visivamente distinguibile, Lee riteneva che le prese non fossero particolarmente utili nella coreografia d'azione. Un altro fattore che ebbe un effetto su Lee fu la routine di allenamento del Grande Gama, un campione di lotta indiano e pakistano famoso per la sua potenza nella presa. Gli allenamenti forniti da Gama furono inclusi nella routine di Lee. Naturalmente, non è tutto. Una bandiera del drago, Bruce Lee, era un individuo molto atletico. È stata sua moglie, Linda Lee, a dichiarare che egli guardava gli atleti in televisione eseguire spaccate complete e che non perdeva mai l'occasione di allenarsi. Secondo la moglie, Bruce passava quasi ogni minuto della giornata ad allenarsi e ad affinare le sue capacità ogni volta che ne aveva l'occasione. Era ben consapevole che per diventare il miglior artista marziale del mondo avrebbe dovuto dedicare una notevole quantità di tempo alla pratica e all'allenamento. Lee credeva che l'area addominale, nota anche come core, fosse coinvolta praticamente in ogni azione e fosse essenziale nelle arti marziali. Per questo motivo, Lee dava la massima importanza allo sviluppo dei muscoli centrali tra tutti i muscoli del corpo. Per rafforzare il suo centro, Lee creò quella che oggi viene spesso chiamata la bandiera del drago in suo onore. Si ritiene che Lee sia stato in grado di mantenere il suo corpo completo sul bordo di una panchina con le sole spalle a contatto con qualcosa. Questo nonostante Lee non praticasse alcuna forma di sport. Stallone potrebbe essere stato colui che ha reso popolare la manovra in Rocky IV, nonostante il resto del corpo rimanesse assolutamente rigido ed eretto rispetto al suolo. Grazie alla capacità di Bruce di insegnare agli artisti marziali l'importanza di avere una muscolatura centrale forte, gli esercizi della Dragon Flag da lui sviluppati sono diventati uno standard per gli artisti marziali di tutto il mondo. La forza sovrumana dimostrata da Lee. Tra le tante cose che Bruce Lee ha compiuto, una che molti non riconoscono è la sua forza travolgente. La maggior parte delle persone ignora il vero grado di forza di Bruce Lee.
nonostante possa sembrare ovvio che un artista marziale debba possedere una notevole potenza. È diffusa l'idea errata che la forza sia sinonimo di muscoli estremamente grandi. La persona che vedete nella vostra mente quando pensate a qualcuno che è potente è probabilmente qualcuno che è alto circa 1,80 m e ha più muscoli di quanti ne possa usare. Nonostante Bruce Lee fosse un piccolo uomo, possedeva un potere che andava oltre le capacità dell'immaginazione della maggior parte delle persone. È possibile stabilirlo in modo diretto esaminando le sue borse da allenamento. Come la maggior parte delle persone, Bruce si allenava con le borse da allenamento. Di solito rompeva i normali sacchi da box al punto da rendere scomodo il loro utilizzo. Per questo motivo, Bruce doveva cercare sacchi più densi e pesanti, in modo che non si frantumassero sotto la forza della sua abilità sovrumana. Si tenga presente che il peso medio di un sacco da box è di circa 50 kg. Bruce, invece, doveva regolarmente utilizzare sacchi che pesavano più di 135 kg. Bruce ha la capacità di far muovere questi sacchi. Bruce Lee era un esperto quando si trattava di afferrare il corpo umano. Non solo era in grado di eseguire un numero incredibilmente alto di flessioni, ma era anche in grado di finirle con una sola mano. In passato, fu sottoposto a un test per valutare il numero di flessioni che era in grado di eseguire. Quando Bruce ha preso la coraggiosa decisione di spingersi ancora più in là, si è posto l'obiettivo di compiere flessioni usando solo 2 dita. Durante questo tentativo ha completato più di 200 flessioni. Successivamente è riuscito a raggiungere un traguardo più alto, eseguendo almeno 100 flessioni con il pollice. E come se non bastasse, riusciva regolarmente a fare centinaia di trazioni con una sola mano. Tuttavia, c'è ancora un altro risultato notevole che è stato raggiunto. Se si valutasse Bruce Lee solo in base alla sua forma convenzionale, si potrebbe credere che sia in grado di eseguire più di 1500 flessioni di fila senza fermarsi ogni volta. Tuttavia, nonostante sia del tutto insondabile, è la verità. Un uomo del genere non è esistito al mondo. Non è tutto. I fan di Bruce Lee lo sanno da tempo, ma chi non ha familiarità con le arti marziali potrebbe non saperlo. Quando Bruce Lee iniziò a ottenere un ampio riconoscimento negli anni 60 e 70, era ampiamente considerato come uno dei più talentuosi interpreti di arti marziali al mondo. Durante la lavorazione di The Green Hornet, uno dei programmi televisivi più noti di Bruce Lee, i registi non erano in grado di catturare i suoi movimenti in tempo reale perché era semplicemente troppo veloce. Vi chiederete perché non riuscirono a farlo. Oggi disponiamo di telecamere in grado di registrare a 30, 60, 120 o addirittura 240 fotogrammi al secondo e oltre. D'altra parte, la maggior parte delle fotocamere progettate negli anni 60 e 70 faticava a catturare filmati a una velocità di soli 24 fotogrammi al secondo. Come diretta conseguenza di ciò, la maggior parte delle sequenze di combattimento di Bruce Lee furono rappresentate in modo improprio nel film. Dopo qualche tempo, i registi si resero conto che Bruce era in grado di eseguire 9 movimenti in un solo secondo. Aveva anche una velocità di battuta di 6 secondi, il che era impressionante. Poiché la telecamera poteva catturare solo un massimo di 24 fotogrammi al secondo, in alcune sequenze di battaglia Bruce sembrava completamente immobile. Ciò era dovuto al fatto che la telecamera non era in grado di catturare i suoi movimenti. In seguito, i produttori presenti sul set affermarono che il filmato ottenuto mostrava Bruce immobile mentre gli avversari lo circondavano. In realtà, però, la sua genialità era così straordinaria che era impossibile per il cinema eguagliarla. Per poter seguire Bruce nel modo corretto, i registi hanno dovuto esortarlo a rallentare, soluzione che ha permesso di risolvere il problema. Anche dopo, tuttavia, le sue azioni appaiono poco chiare quando vengono riprese in video. Probabilmente avete già visto Karate Kid se vi piace guardare film sulle arti marziali. Rivedendo il film, molto probabilmente ricorderete un momento in cui Daniel LaRusso si esercita a utilizzare le bacchette per intrappolare le mosche. Per qualcosa che all'apparenza sembra semplice, si rivela piuttosto difficile. Tuttavia, Bruce Lee si sarebbe spinto molto oltre. È un peccato che non sia mai esistita una fotografia che abbia immortalato perfettamente questo risultato. Nel modo più sorprendente che si possa immaginare, ha compiuto questa azione per rafforzare i suoi riflessi. A quanto si dice, era eccezionalmente abile, come dimostra il fatto che vedeva il riso apparire praticamente ogni volta che veniva lanciato in aria.
La velocità con cui riusciva a reagire era sostanzialmente superiore a quella di tutti i suoi concorrenti del momento. E nonostante il passare di tutti questi anni, nessuno è stato in grado di eguagliare o superare i suoi risultati. A causa del fatto che sembra essere così complicato, molte persone nel mondo di oggi si chiedono se Bruce Lee sia mai stato in grado di raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, questo è solo un altro esempio dei poteri sovrumani di Bruce Lee. Il Jeet Kune Do. Il Jeet Kune Do, talvolta indicato come JKD, è stato sviluppato da Bruce Lee, che era anche un praticante di quest'arte. In Chinese si chiama Via del Pugno Intercettatore ed è un'arte marziale ibrida. Le esperienze di Lee nei conflitti non armati e nell'autodifesa, insieme alle sue diverse visioni del buddismo zen e del taoismo, hanno portato allo sviluppo di una nuova scuola di filosofia delle arti marziali. Il Wing Chun, il Tai Chi, il Taekwondo, il pugilato, la scherma e il Jujutsu sono tutte influenze significative sulla tecnica di combattimento utilizzata in quest'arte marziale, che è considerata un'arte marziale eclettica. Poiché Bruce Lee non ha avuto il tempo di formalizzare il Jeet Kune Do prima della sua scomparsa, i praticanti successivi del JKD sono stati costretti ad affidarsi alla propria interpretazione della filosofia sviluppata da Bruce Lee. Ci sono altre idee incorporate nel JKD che aiutano i praticanti a prendere decisioni rapide e a migliorare le loro caratteristiche fisiche e mentali. All'improvviso, la narrazione divenne molto più divertente. Il Jeet Kune Do incorpora 4 verità fondamentali sul combattimento che Lee riteneva evidenti e che, se seguite, avrebbero portato al successo in battaglia. Lee credeva che queste verità avrebbero portato al successo in battaglia come artista marziale completo. Riteneva che le 4 gamme di combattimento in particolare fossero essenziali per la sua crescita come artista marziale. Inoltre, le arti marziali miste si basano principalmente su questa premessa. Lee sosteneva che i sistemi delle arti marziali dovessero essere il più possibile flessibili. Quando cercava di illustrare perché la flessibilità è un'abilità molto apprezzata nelle arti marziali, di solito usava l'esempio dell'acqua. L'acqua è in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. D'altra parte, è possibile vedere attraverso di essa, ma a volte può anche rendere le cose invisibili. Oltre a poter sfondare le barriere, può anche smontarsi, aggirare gli ostacoli e ricomporsi dall'altra parte. Per sciogliere anche le pietre più difficili, può scorrere intorno anche ai sassolini più piccoli. Lee riteneva che un sistema marziale dovesse avere queste caratteristiche per essere efficace. Come risultato di questa rigidità, gli studenti del JKD non accettano le tipiche strategie di combattimento, i regimi di allenamento e gli insegnamenti confuciani che vengono impartiti nelle scuole di Kung Fu tradizionali. Il JKD è una nozione in continua evoluzione, che lo rende un concetto estremamente adattabile e dinamico. Si dice che una volta Bruce Lee abbia detto «Prendi ciò che è utile e butta via ciò che è inutile». Studiare ogni tipo di combattimento possibile è qualcosa che gli studenti del JKD sono fortemente incoraggiati a fare. Si ritiene che così facendo si migliori la comprensione delle varie tattiche di combattimento. Il mago. Se avete assistito a un'esibizione ravvicinata di un prestigiatore, non c'è dubbio che abbiate assistito a questo antico trucco di togliere una moneta da dietro l'orecchio di qualcuno. A un certo punto della loro vita, la stragrande maggioranza dei prestigiatori avrà imparato questa tecnica essenziale. Sorprendentemente, in passato Bruce Lee era solito fare lo stesso trucco ai suoi ammiratori. Sarebbe più appropriato che Bruce Lee vi offrisse una moneta e la mettesse nel vostro palmo piuttosto che nasconderne una dietro l'orecchio. Dovreste allargare le mani il più possibile, come lui si aspetterebbe da voi. In seguito, Bruce le fece chiudere il palmo della mano per impedirgli di sottrarle la moneta. Era in grado di rilevare anche il più piccolo movimento da parte sua. Per la rapidità con cui si muoveva, nessuno avrebbe mai potuto impedire a quest'uomo di togliere la moneta dalla mano di qualcuno. Tuttavia, Bruce continuò a migliorare la tecnica nel tempo, rendendola ancora più straordinaria di quanto non fosse già. Oltre a prendere il penny prima che la persona potesse chiudere la mano, Bruce lo sostituiva con uno nuovo. Lo faceva prima che la persona potesse chiudere la mano. Nel caso in cui si avesse l'impressione che la questione fosse sotto controllo, il giocatore apriva la mano e dimostrava che era stata piazzata una nuova moneta. Nel riquadro dei commenti potete condividere i vostri pensieri con noi. Ricordatevi di dare a questo video un pollice in su e di premere il pulsante di iscrizione al nostro canale.
Il prossimo video che apparirà sul vostro schermo è uno di quelli che vi piacerà vedere se ci cliccate sopra.